Insomma, sto Dishonored. Dishonored. Ci ho giocato un sacco di tempo fa, perché in effetti mi hai detto guarda, questo è Dishonored, proviamolo. L'ho provato su Steam all'epoca, quindi mouse e tastiera, e la sensazione che mi dava era di viscido, di oleoso, difficile nei movimenti, eccetera. Graficamente però Cioè, non era niente di che, non era quello che tutti raccontavano, nel senso che tanta gente veniva a dirci no, ma è bellissimo questo gioco, ma di per sé non era tutta sta situazione, tant'è che, lo dico candidamente, ci avrò giocato 20 minuti, poi basta. Poi mettici che pure stealth, cioè a me proprio gli stealth non è un gioco per me, non gliela faccio, sta calmo, cioè che devi aspettare che quelli si girano per andare alle spalle, no. io non so perché la gente ce l'abbia con noi per sto Dishonored, visto che abbiamo soltanto detto non fa per noi, non ci abbiamo giocato. È per quello che si sono arrabbiati, perché secondo loro comunque è un gioco che va provato, va giocato, va amato in qualche modo, perché come al solito è una nicchia, c'è una nicchia dietro a questo titolo, e di per sé è una nicchia di cultori, ma è giusto che sia così, solo che non mi venite a dire che un gioco deve piacermi per forza, no. A me gli stealth fanno cagare, ma di un cagare nero. Ci sono giochi che riesco a sopportare, ci sono quelli forzatamente stealth in cui devi fare per forza la missione come ti dicono loro, e lì mi rompo il cavolo, e su Dishonored mi sono subito rotto il cavolo perché c'era una sequenza in cui dovevo fare per forza un determinato cammino, boh, poi era tutorial, quello che vuoi, però quella cosa mi è stata immediatamente sulle palle. Bella, bella. Mi piace. Sei veramente un raffinato perculatore di AI, posso dire? I muri di luce non mi permettono di viaggiare con teleport, immagino. Potrebbe. Invece no. Sono diventato bravissimo a tutti i bug. Partiamo con un presupposto principe, che quando l'ho giocato con tastiera e mouse, perché è un FPS di per sé, è un misto, cioè si può sparare, sì, ci sono armi da melee, non so andando avanti cosa cambierà di per sé, se ci saranno altre armi da combattimento o che, e non mi interessa fondamentalmente, non mi interessa, perché per me un gioco in prima persona deve essere, cioè si deve poter giocare con tastiera e mouse. Dal momento in cui me lo rendi olioso, strano, antipatico, perché forse è quella proprio la parola che manca nel vocabolario di questi giochi, antipatico, io proprio non riesco ad andare avanti. Vabbè, giocare così è molto più divertente, diciamo la verità. Madonna. C'è una qualche tipo di abilità che mi mette la pistola? Ah no, l'ho messa io. E giocandolo su PlayStation, quindi con il joypad, ho visto che di per sé era fruibile, no? Riuscivo a giocarci bene, i comandi erano responsivi, non si sentiva quell'antipatia, diciamo, che avevo con tastiera e mouse, quindi di per sé sarei potuto andare avanti nel titolo, ma ci sono cose che no, perché non mi piacciono a me, non perché il gioco sia brutto, perché il gioco di per sé è bello, il concept mi piace davvero tanto, mi piace pure l'ambiente, solo che io lo stealth lo odio nell'animo, lo odio male, cioè non mi puoi far durare una fase che dura magari 1 minuto e mezzo, se devo ammazzare a destra e a sinistra, a spadate, a pistolate, 40 minuti, non ci riesco. Se a parte ci mettevi 40 minuti a fare la stealth, magari 40 no, però voglio dire, piuttosto muoio decine e decine di volte, ma non me lo metto a fa lento, perdendo ben più di 40 minuti. Perdendo di più, ma non riesco. Cioè deve essere attivo il gameplay. Poi magari ci rigiocherò
quando avrò le palle piene di questi giochi ultra violenti, no, non ci rigioco, non credo. Ma io penso che la verità è che se avessi già tutti i poteri sbloccati, il gioco sarebbe molto più attivo di quanto è all'inizio, e quindi ti divertiresti anche a fare la stealth, perché avresti molte più opzioni, a parte aspettare che uno stronzo si gira, sai? Sì, probabilmente sì. Il fatto è che devo arrivarci a prendere più abilità, più cose, esatto. monete, potenziamenti, eccetera. E quindi come faccio? Ah, bello. Che sollievo vedere la tua maschera. Quindi sì, Dishonored è sicuramente un bel gioco, un bel titolo da provare. Adesso si troverà pure a pochissimo, perché essendo uscito il secondo capitolo è veramente facile da trovare a pochissimo. Io l'ho preso a una ventina d'euro la remaster. E secondo me può piacere a un sacco di persone, perché può avere anche un approccio diverso. Cioè lui lo sapeva che questa cosa lo avrebbe costretto a ricominciare, ma non ce l'ha fatta, non ha resistito. Quindi è rivalutato o bocciato? Ma rivalutato sì, in quanto gioco, in quanto a controller su un console. Rivalutato un cazzo su PC, perché io non ci giocherò mai su PC, per quanto possa essere più figo secondo me giocato su PC, ma se quei controlli sono rimasti così una merda, così oleosi, così antipatici, io non lo giocherò mai. Diciamo che ok, che finiamo qui. Molto meglio di quello che mi aspettavo, sì. Prima persona, un gioco in prima persona si deve giocare con mouse e tastiera.